Salve e benvenuti o bentornati su Psicologia nell'angolo. Come sempre ci addentriamo in tematiche che hanno a che fare con la psicologia, ma anche col vivere moderno e i cambiamenti che sono in corso nella nostra società. L'ultima volta, una settimana fa all'incirca, abbiamo affrontato una questione che era un po' di natura speculativa, nel senso abbiamo parlato di semantica, del cambiamento dell'uso di certe parole nella cultura contemporanea, dell'inserimento di parole nuove nel lessico psicologico e poi nella transizione a quello normale. A tal proposito vi invito a recuperare il video della settimana scorsa che a mio giudizio, chiaramente l'host dice che il vino è buono, ma secondo me era un video interessante. Era un video interessante, però era un video di natura, come ho detto, un po' speculativa. È chiaro che poi alla fine il cambiamento del lessico influenza la vita delle persone, però è anche vero che ci sono temi più diretti e che nella mia esperienza clinica, che sta crescendo, visto che non ho iniziato la professione da tantissimo tempo, noto essere ricorrenti nelle vite di tanti dei miei pazienti e sospetto anche di tantissimi che i miei pazienti non sono, ma che ritengo possano avere dei problemi simili. Oggi, come potete desumere dal titolo, che ho deciso di tenere piuttosto minimale o, se preferite, minimalista, parliamo di verginità maschile. Come ho detto, è un argomento applicativo, nel senso che è una condizione che per molti uomini, specialmente uomini che non sono più tanto giovani, può essere veramente molto dolorosa, quindi cercheremo di trattare un tema che è più intrusivo, se così vogliamo dire, nelle esistenze, anche da una prospettiva un pochino più applicativa. Certo, se voi mi conoscete sapete, ormai saprete che io sono per natura un teorico, uno che preferisce ragionare sulle cose sempre dando contesto a una prospettiva più ampia. Lo farò anche oggi, non aspettatevi un video 5 consigli, e anche quando faccio i video con i consigli poi questi diventano dei temi allargati, se vogliamo. Però in questa riflessione entreremo anche su questioni come l'autostima, la diminuzione dell'autostima, lo stigma sociale, e vedremo in che modo alla fine del video ci si può difendere, laddove per difesa intendiamo come si può evitare di farsi influenzare troppo da questo genere di discorsi, specialmente se vengono da fonti che non sono quelle corrette, che non sono quelle che dovresti ascoltare, come reagire eventualmente e migliorare un pochino la propria vita. Prima di questo però verrà una spiegazione, io spero, esauriente su che cosa significa la verginità maschile e quella femminile e come è cambiato tutto ciò nel tempo, perché come vedremo negli ultimo secolo, quindi in un periodo molto breve della storia umana, la percezione di essa è cambiata radicalmente. Finita questa introduzione, che oggi sono riuscito a tenere breve, vi faccio il solito invito a iscrivervi al canale e lasciare un like e un commento, quello che vi piace, quello che vi fa sentire partecipi di una comunità. Anche un commento negativo dal mio punto di vista è molto meglio di niente, anzi ultimamente sono un pochino deprivato di commenti negativi, quindi se avete qualche cosa contro, non contro di me, perché non mi conoscete, ma contro quello che dico, esprimetela pure, perché paradossalmente vi sembrerà strano, ma mi fate felice. Per tutti quelli che invece si sono iscritti e continuano a vedere i miei video, ormai possiamo dire settimana dopo settimana, vi ringrazio moltissimo. Io sto raggiungendo un pubblico che numericamente vedo essere sempre più vasto, ma come sempre dico, oltre alla quantità mera di visualizzazioni e di iscritti, mi fa contento il tipo di persone che sono iscritte al mio canale. Adesso ci ascoltiamo la sigla e iniziamo questa discussione sul delicato tema della verginità maschile. Per prima cosa, a mio giudizio, è necessario fare una distinzione fra due tipi di verginità. È una cosa che magari per alcuni di voi sembrerà ovvia, però come si vedrà può essere importante per capire meglio il contesto. Una è di tipo materiale, cioè quella potremmo dire fisiologica, che denota la mancanza oggettiva di esperienze sessuali, e quella di tipo sociale, che invece ha molto più a che fare con l'essere parte di un gruppo di persone percepite come adulte anche da quel punto di vista, cioè anche dal punto di vista della competenza sessuale. Fino a epoche non lontane da noi, tutt'altro che antiche, tra questi due tipi di verginità c'era spesso un'identità, cioè l'una era inscindibilmente legata all'altra. Degli esempi di questa identità sono per esempio la tradizione che era presente in tante culture diverse, anche da noi,
in Italia, di esporre il primo sangue dopo il primo rapporto sessuale di una giovane coppia sposata per dimostrare la perduta verginità della sposa. Oppure in altre culture, in tempi un pochino più antichi, c'era l'abitudine di far entrare dei parenti come spettatori in camera da letto per osservare il compimento del primo atto sessuale e quindi marcare il passaggio da uno stato di giovinezza, di incompletezza, invece all'età adulta. E quindi il corpo era uno strumento a disposizione della comunità per dimostrare questo passaggio. Infatti, sembrerà strano a dirsi, ma la verginità nel tempo passato, nei tempi passati, spesso era una questione comunque che interessava tutta la comunità. Ci sono tanti esempi di culture magari lontane dalla nostra, ma non meno rilevanti, in cui per i giovani maschi c'era un rituale da superare per entrare nel mondo degli adulti e spesso era un rituale di natura sessuale collettiva. Quindi, a differenza che nel presente, in cui la verginità è un fatto fondamentalmente individuale, anche se poi, come vedremo nella terza parte del video, in realtà di individuale ormai ha molto poco, ma quello che voglio dire è che era un fatto comunitario. Allo stesso modo bisogna far notare che non c'era invece un'uguaglianza fra i due generi, nel senso che in quasi tutte le culture, anche quelle veramente lontanissime dalla nostra, sia nel tempo che nello spazio, la verginità femminile aveva una certa importanza, aveva una grande importanza, mentre quella maschile aveva sì un'importanza ma molto più relativa. In tantissimi luoghi del mondo, per poter aspirare a un matrimonio rispettabile, era una richiesta piuttosto pressante che la donna non avesse avuto alcun tipo di relazione sessuale, mentre questo non era generalmente richiesto all'uomo, anche se non era, come vedremo, non era particolarmente ben visto l'aver avuto un numero enorme di esperienze, ma comunque non c'era identità. E in effetti è vero che sulle donne c'erano moltissime pressioni da questo punto di vista, perché bastavano veramente deviazioni minime, anche numericamente un numero minimo di esperienze, per impedire la stipula di un contratto di matrimonio, perché di questo si parlava, e quindi di fatto una donna che aveva avuto anche delle esperienze minime, che oggi sarebbero considerate normali o addirittura irrilevanti, rischiava di finire a vivere come una reietta nella società. Come dicevo, nell'ultimo secolo c'è stato un cambiamento graduale, nel senso che non è arrivato tutto insieme, ma è stato velocissimo secondo i tempi della storia. E adesso, a distanza di poco più di un secolo dalla Prima Guerra Mondiale, giusto per dare una coordinata storica, ci troviamo in una condizione in cui quello che ho appena detto non esiste più, è stato completamente spazzato via. Chiaramente ci stiamo riferendo sempre alla società che io e il 99% dei miei spettatori vivono. Questo tessuto sociale come vede la verginità femminile? Fondamentalmente non la vede più come un valore. Anzi, sono ormai, direi, pochissimi, ci sarà qualche famiglia, forse in piccole località, in cui ancora la verginità femminile è un requisito che ci si aspetta da una sposa, ma nella stragrande maggioranza dei casi ci si aspetta che una giovane donna, o giovane più o meno, che si sposa, abbia avuto tutta una serie di partner, potremmo dire, preliminari, o che comunque, nel migliore o peggiore dei casi, vedete voi, abbia avuto delle esperienze consistenti con il partner con cui si sposa. Addirittura io credo che molti troverebbero sorprendente che una donna arrivi a sposarsi, per esempio in Italia, nel 2025, senza aver avuto davvero nessuna esperienza di questo tipo. E forse si domanderebbero anche il perché di una stranezza tale, visto che la prospettiva e la sensibilità su questo argomento sono cambiate e anzi, come vedremo in seguito, la mancanza eventuale di partner, anche in minima parte nelle donne, può essere vista come un segnale negativo, come, se torniamo al video precedente, come una red flag. Perciò in realtà attualmente non c'è un vero stigma sociale nei confronti delle donne che non hanno più questa condizione di verginità. C'è forse, se vogliamo prendere per buono quello che dicono i giornali, c'è ancora uno stigma per le donne che sono sessualmente molto promiscue, ma certo non ce n'è nei confronti di quelle che quantomeno hanno provato questa esperienza. Ancora una volta non c'è simmetria, nel senso che invece c'è, e come, ed è l'argomento di oggi, uno stigma sociale nei confronti degli uomini che sia che si stiano sposando, sia che stiano semplicemente vivendo nella società, che non hanno avuto nessuna esperienza di questo genere. Questi cenni storici, o meglio, questi cenni antropologici, ci portano in una direzione di questo dualismo fra agency e predazione. Sulla base di quello che abbiamo detto, è chiaro che in passato il ruolo della donna da questo punto di vista era un ruolo fondamentalmente passivo, come d'altronde lo era in quasi tutti gli altri ambiti della società.
Passivo non significa facile, perché come abbiamo detto bastava veramente poco e certe volte bastavano anche delle voci, possibilmente anche false, per compromettere la rispettabilità di una donna e veramente mettere a rischio il suo futuro anche quando era giovanissima. Però comunque si trattava di un ruolo passivo. Si trattava di non fare e eventualmente di impedire certi gesti. Questo ruolo della donna chiaramente è finito. Non esiste più e nessuno si aspetta ancora che le donne si neghino costantemente per timore di aver compromessa la loro rispettabilità sociale. Come ho detto poco fa, forse qualcuno si aspetta che si neghino nel senso che magari non si comportano come Bonnie Blue, però a parte questo non c'è più quel livello di controllo sociale, stigma sociale. Invece quello che è cambiato per gli uomini è un cambiamento in senso negativo. Nel senso che gli uomini del passato sì, avevano la stessa prospettiva di quelli del presente, ovvero dovevano avere un ruolo attivo, cioè dovevano attivamente cercare o delle esperienze sessuali o dovevano cercare di procurarsi i mezzi eventualmente per potersi sposare e quindi cominciare la loro vita anche da quel punto di vista. C'erano quindi delle pressioni sugli uomini e ce ne sono sempre state ed erano pressioni anche dal punto di vista sociale molto consistenti. Però c'era una grande differenza, che tutta questa dimensione che abbiamo appena descritto, ad eccezione della parte così per dire ritualistica, cioè della parte che interessava la collettività, per esempio i parenti che entravano a guardare il rapporto sessuale, che non è che lo guardavano perché gli interessava, perché erano dei guardoni, lo guardavano perché quello era un punto di passaggio che riguardava tutta la collettività. Tolto questo aspetto ritualistico, religioso, culturale, c'era molta più privacy sui fatti di ognuno. Sarebbe stato considerato molto sconveniente, per esempio, introdurre questo tipo di argomenti con degli sconosciuti. Forse se ne parlava con gli amici, forse se ne parlava come anche fino a un recente passato se ne parlava in chiave goliardica, però sarebbe stato considerato molto strano, per esempio, sbandierare le proprie esperienze. Di questo noi lo sappiamo perché gli uomini che o davvero lo facevano o millantavano un grande numero di esperienze diventavano anche personaggi letterari e non diventavano personaggi letterari ben visti, venivano usati come modelli negativi. Si prenda Don Giovanni, che è diventato poi proverbiale. In realtà un uomo che aveva un grandissimo numero di esperienze, siccome era fondamentalmente una minaccia per la collettività, perché con qualcuno doveva averle queste esperienze, non era per niente ben visto. Ci si aspettava che un uomo sapesse quello che faceva, ci si aspettava che un uomo arrivasse ragionevolmente preparato al matrimonio, che era il fulcro dell'esistenza umana. Io sto continuando a ripeterlo dando per scontato, non è più così per noi contemporanei, ma fino a relativamente poco tempo fa, sia per gli uomini che per le donne, il matrimonio era davvero il punto centrale e l'aspirazione finale, poi ovviamente secondaria alla costruzione di una famiglia. Però non doveva essere così esperto da compromettere la rispettabilità di un'intera comunità. Nel tempo presente gli uomini hanno le stesse pressioni, cioè ci si aspetta che siano ragionevolmente competenti, ma per di più la sessualità è diventato un fatto collettivo e sociale. E quando dico collettivo e sociale non intendo nel senso di prima, di strumenti che oggi a noi sembrano incomprensibili, ma servivano per tenere le comunità che erano più piccole, più coese e dare un segnale di cambiamento graduale, di inserimento graduale dei nuovi membri. No, io qui mi sto riferendo al più semplice e banale raccontare a tutti i fattacci propri, in un modo o nell'altro, che sia con Instagram, che sia con un altro social, che sia a parole, che sia divulgando messaggi privati su WhatsApp. Insomma, quello che sto dicendo è che attualmente c'è una certa tendenza, direi esasperata, all'esibizionismo. Potete anche riguardare il video a seguito di tutta la faccenda di fica.net. Quindi ci troviamo in una condizione in cui la sessualità, o meglio i discorsi sulla sessualità e di conseguenza sulla verginità, sono diventati un pochino il dominio pubblico, cioè tutti si comportano come se fossero star del cinema e quindi partendo dall'assunto che agli altri interessa un po' di quello che fanno e di quello che non fanno. Questo è un punto assolutamente cruciale e spero di esserci arrivato abbastanza presto nel video. Nel momento che si parla con una frequenza sempre maggiore di questi argomenti e se ne parla anche con un linguaggio e un'attitudine che tendono, direi, alla banalizzazione o peggio ancora alla mercificazione di questi argomenti. Questo è un grande problema per chi si sente in qualche modo inadeguato
da questo punto di vista. Ad esempio si sente inadeguato, per tornare al nostro argomento principale, perché ancora a un'età che è considerata non normale, non ha mai avuto esperienze di tipo sessuale. In passato probabilmente sarebbe stato comunque oggetto di qualche ironia, ma da un numero limitato di persone, probabilmente da persone che lo conoscevano bene. Avrebbe sofferto sicuramente, ma ben diversa è la situazione in cui su internet sempre più spesso può capitare di sentirsi dare a torto, a ragione del vergine, come se fosse un insulto, e sempre più spesso a questo aggettivo, che era un aggettivo neutro, che viene però caricato di disprezzo, si associano anche altri aggettivi, ad esempio incel, che come abbiamo discusso più di una volta è stato molto caricato anche questo, e questo doppio carico ha degli effetti che andiamo a vedere nella terza parte del video, che è la più corposa e anche la più interessante per quelli che hanno cliccato sul video perché in questa condizione o perché insomma hanno un interesse diretto. Buona parte di quello che abbiamo detto, lasciata la parte storica, si appoggia su una falsa convinzione, è che nel mondo contemporaneo, nel mondo moderno, vista la grande libertà concessa a tutti di vestirsi, agire, parlare, votare e comportarsi in generale nel modo ritenuto più opportuno, sia molto facile, molto più facile che in passato, avere rapporti sentimentali e sessuali. Questo è un concetto che la statistica ha smentito ripetutamente in tantissimi modi diversi, dimostrando con un numero sempre maggiore di prove che in realtà adesso nel mondo contemporaneo, specialmente dopo l'introduzione dei social media e dei siti di dating, per la maggior parte delle persone, specialmente giovani, sia molto più difficile avere rapporti sentimentali e sessuali, e quindi questo discorso non sta in piedi. Però riuscire a spiegarlo alle persone che ci credono è molto difficile. In altre parole, molte persone vivono non nel presente per come è davvero e per come si è evoluto per motivi che nessuno di noi davvero conosce totalmente. Molte persone vivono in quello che era il futuro che credevano le persone di 40-50 anni fa, e ovviamente le persone di 40-50 anni fa che avevano per esempio vissuto la rivoluzione sessuale si immaginavano l'anno 2030 come un anno in cui forse avremmo smesso di avere proprio il concetto di matrimonio, il concetto di unione fra due persone, per passare a una totale libertà e promiscuità. Ovviamente non è andata così, anzi stiamo da molti punti di vista tornando indietro, e addirittura ci sono segnali che stiamo tornando indietro verso la moralità religiosa e alla monogamia totale. Però ci sono persone che invece vivono così, che possono vivere in questa fantasia, e sono purtroppo molto influenti dal punto di vista culturale, sono molto, come direbbero gli americani, sono molto vocali, cioè parlano tanto, scrivono tanto e hanno molto seguito. E queste persone cosa dicono? Che un individuo, un giovane uomo, che non è riuscito ad avere rapporti sessuali, è arrivato, diciamo, sopra i 20 anni, mettiamo questo cut-off come del tutto arbitrario, naturalmente, però usiamo questo, e deve avere qualche cosa che non va per essere arrivato in una società così libera, permissiva, in cui è facile avere rapporti sessuali, vergine, alla bella età di 21-22 anni. Anche perché c'è un altro dettato, e questo è passato ancora di più se possibile, che dice che le esperienze sessuali sono di fatto equiparabili ai viaggi o che ne so, all'Erasmus. Cioè ci si aspetta che i cittadini di una società moderna, i cittadini e le cittadine di una società moderna, prima di arrivare eventualmente per così dire, a sistemarsi nel matrimonio, quindi ad avere un partner, un ultimo partner, più o meno ultimo, perché poi col 50% di divorzi voglio vedermelo l'ultimo partner, comunque ad avere un partner in qualche modo riconosciuto dall'autorità statale, debbano farsi prima le loro esperienze. Come un viaggiatore che vuole dire di conoscere il mondo deve prendere l'aereo e viaggiare. Le esperienze sessuali sono questo, sono delle tappe fondamentali per lo sviluppo. Quante più tappe si fanno, come quanti più viaggi si fanno, tanto più è aperta la mente e si conosce meglio se stessi, perché la posizione è questa, se stessi e gli altri. Chi queste tappe non le ha percorse e magari non ha preso neanche il primo scalino, non ha neanche cominciato, subisce veramente un forte stigma. E quando dico stigma non mi riferisco necessariamente a uno stigma morale, perché non credo che esista qualcuno che può stigmatizzare un'altra persona dal punto di vista morale perché non ha avuto rapporti sessuali, ma può invece farlo, ed è questa una cosa particolarmente odiosa, che molti dei miei pazienti, per esempio, interiorizzano e ne fanno davvero, e hanno ragione, un problema
centrale della loro esperienza di vita, si può fare uno stigma di tipo intellettuale e di tipo cognitivo. Cioè, in altre parole, si trattano le persone, gli uomini per lo più, perché contro le donne in realtà lo stigma è molto, molto, molto attenuato. Si trattano, dicevo, gli uomini che non hanno avuto rapporti, si trattano i vergini come delle persone incomplete, come delle persone la cui opinione conta il giusto, perché sono fondamentalmente mancanti di una parte, cioè non sono appieno nel mondo degli adulti, proprio dal punto di vista della cognizione. O ancora peggio, li si tratta come delle persone disturbate, cioè che dovrebbero in qualche modo rispondere alla domanda: ma perché a quest'età non ci sei riuscito? Forse perché hai una tara del tuo comportamento, forse hai qualcosa da aggiustare, forse puoi andare in terapia, così aggiusti quella parte del tuo comportamento che non va e entri nel mondo degli adulti. Forse ancora ci si chiede se per caso non manchi, diciamo, qualche passaggio evolutivo a questa persona. Infatti ogni volta che una persona, o davvero vergine o percepita come tale falsamente, prova a esprimere un'opinione un po' contraria a quella dominante, gli si ricorda, per esempio, con la bellissima per dire espressione inglese, che è il caso di toccare l'erba. Oppure, questo è un termine che ho visto nei vostri commenti al video precedente, dà fastidio a molti e dà fastidio anche a me, si viene definiti come delle persone immature, nel senso che è quello che ho appena detto, cioè di essere degli adulti a metà. Tutto questo si installa in un clima che è già di per sé piuttosto negativo. Cosa voglio dire? Una persona che è vergine, un giovane uomo che ancora non ha avuto esperienze sessuali, già di per sé probabilmente in una società come quella che viviamo, e vedremo avanti il perché, si sente in qualche modo diminuito. E infatti moltissimi degli uomini che sono in questa condizione cercano davvero attivamente di fare delle prime esperienze, in tanti modi diversi. Perciò già stanno male di sé, non c'è bisogno di aggiungerci il carico, e il carico invece viene aggiunto, quindi c'è un doppio stigma, uno che è implicito, cioè in una società che è costruita sul mostrare corpi e mostrare allusioni sessuali, e già di base la condizione di non avere quella data cosa è dolorosa, è molto simile a guardare le pubblicità in televisione o guardare le ads su internet e non avere un soldo in tasca. È già di per sé una condizione dolorosa, ma come dicevo il carico viene aggiunto ed è questa associazione della verginità con concetti molto negativi, potenzialmente addirittura talvolta con la violenza, talvolta viene associata a una certa tendenza a essere retrogradi dal punto di vista politico e ideologico. Sono tutte cose che sono piuttosto gratuite, ma che vengono veramente concesse con grande liberalità, specialmente se uno passa molto tempo sui social e quindi è soggetto a questo tipo di discussioni un po' vuote. Lo zeitgeist, lo spirito del tempo, è uno spirito del tempo profondamente ostile alla verginità maschile, che è proprio vista come, per come ve l'ho descritto, è proprio vista come un handicap, cioè come una mancanza di una caratteristica fondamentale per essere percepiti come tutti gli altri. Il problema però è che nel tempo quasi tutti i discorsi contro certi handicap veri o percepiti sono stati rimossi dall'elenco di quello che era accettabile dire. Invece i discorsi contro la verginità maschile sono assolutamente consentiti. A tal proposito io vorrei proporre un esperimento mentale. Nel 2005 è uscito un bellissimo film, forse se riesco metterò qualche secondo di questo film, con Steve Carell, che si chiamava 40 anni vergine. Cazzo, rilancio, le porcate peggiori che tu abbia mai fatto. Ma le peggiori? Beh, ho un mare di storie in mente che mi si accavallano. Di cosa parlava il film? Anche per quei pochi che non lo conoscono, penso che lo potete immaginare. Era un film che comunque trattava questo argomento con una certa bonomia di fondo. Non era un film cattivo, anzi, il protagonista era trattato con un certo rispetto. Però comunque il film è un film comico, il 90% delle battute dentro il film erano in qualche modo contro il protagonista, che veniva ridicolizzato. Anche se poi alla fine aveva un riscatto, ma comunque veniva ridicolizzato. Oggi questo film si potrebbe fare tale e quale. Non ci sarebbe nessun problema a farlo, anzi si potrebbe fare anche molto più cattivo. Se oggi venisse rifatto questo film, io credo, vista la piega che ha preso Hollywood, immagino che cosa potrebbe essere 40 anni vergine portato nel 2025. Il protagonista sarebbe dipinto come un terrorista in nuce. Dov'è sta l'esperimento mentale? Se provate a prendere qualunque altro film uscito in quel periodo, ma anche molto prima, in cui in qualche maniera
l'oggetto delle battute e della derisione era un individuo in qualche modo mancante di una caratteristica o che possedeva una caratteristica considerata negativa, un autistico, un obeso, una persona molto alta, una persona molto bassa, una persona molto magra, qualunque caratteristica percepita come anormale, non si potrebbe. Verrebbe molto osteggiato, ci sarebbero 3 articoli di giornale al giorno, magari su fanpage farebbero addirittura un'intervista con una persona del mondo reale con la stessa caratteristica. Per esempio, giusto per rimanere in ambito Steve Carell, Rainn Wilson, che interpretava uno dei personaggi principali di Office, ha detto che se dovessero rifare oggi The Office avrebbero una montagna di problemi. Quindi diciamo, questo secondo me è sufficiente per dimostrare il mio punto. E il mio punto è che nei riguardi della verginità maschile ci sono 2 approcci. Un approccio è quello che vi ho descritto: derisione, ostilità, richiesta di spiegazioni sul perché si è in questa condizione, visto che falsamente tutto è facile, tutto è a disposizione di tutti, quindi deve esserci qualche problema psicologico, magari qualche narcisismo, qualche tossicità latente, per collegarci a quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Oppure c'è il silenzio. Cioè, quello che voglio dire è che se anche a un certo punto, e secondo me non ci siamo neanche lontani, le statistiche diranno che il 50% dei giovani uomini italiani non ha mai avuto un rapporto sessuale, non neanche ci pensa perché lo considera una cosa impossibile, non ci sarà mai nessun articolo di giornale su cui ci sarà scritto: poveri uomini, vediamo di fare qualcosa per loro, per aiutarli, perché obiettivamente se la passano male. Oppure anche più semplicemente, più scientificamente: ma perché siamo in questa condizione? Che sta succedendo? Non aspettatevi niente del genere. Dico, ora le percentuali sono molto più basse, anche se è difficile capire la percentuale vera, perché anche in anonimo gli uomini tendono a non ammettere di essere in condizione di verginità, perché c'è uno stigma fortissimo, come abbiamo visto. Ma comunque non aspettatevi aiuti, non aspettatevi Tosa, non aspettatevi il nostro amico Saverio, a proposito bentornato a casa, non aspettatevi l'articolo su Huffington Post, perché queste cose non ci saranno mai. Perché la verginità maschile da una certa parte di mondo è considerato un argomento fondamentalmente inutile. E addirittura c'è una certa parte di mondo, diciamo metà del mondo, diciamo che avete capito a chi mi sto riferendo, che tutto sommato potrebbe pure fare un discorso, una cosa tipo: ma tutto sommato se lo meritano pure questi qua. Ora passiamo a considerazioni di natura pratica nel senso clinica, perché pratico non c'è molto che si possa dire dal punto di vista di quello che si può fare. Questo argomento della verginità maschile, come ho detto, mi è stato ispirato dal fatto che diversi pazienti che ho conosciuto nel tempo lo vivevano come un grosso problema che influenzava tutto il resto. La questione arrivava spesso al punto di influenzare molte delle loro scelte. La più diffusa di tutte, di cui ho parlato nel video speciale, se volete sapere la mia opinione al riguardo potete tornare a quel video, era quella legata alla prostituzione, cioè se poteva avere un senso o comunque un valore dal punto di vista dell'autostima, del miglioramento della propria autopercezione, andare con una prostituta. Spesso questo andare o non andare con una prostituta, con tutte le implicazioni morali, con l'implicazione di svalutazione di sé, perché tutto sommato si tratta di pagare per avere un piccolo pezzo di quello che altri hanno gratuitamente, ha delle implicazioni psicologiche enormi, perché aumenta esponenzialmente l'ansia, per esempio, e cambia di molto la percezione di sé, del proprio valore, proprio di chi si è come persona. Spessissimo quando questi pazienti riportano i loro problemi a un professionista della salute mentale, le risposte che si sentono dare sono risposte che oscillano tra, ancora una volta, un totale o almeno parziale disinteresse e delle risposte di buon cuore che però in realtà poco hanno di utile. Quindi questo problema viene spessissimo banalizzato, cioè viene risposto che è un falso problema, che in realtà c'è qualcosa dietro, come dicevo c'è una mancanza
dietro che ha determinato questa condizione, e quindi si ritorna al punto di partenza, cioè si assume falsamente che ormai il sesso sia a portata di tutti e quindi è strano che uno non ce l'abbia, e perciò bisogna indagare cosa c'è dietro, senza rendersi conto che in realtà dietro può esserci che liberarsi, per così dire, della verginità per un uomo non è più un'operazione tanto facile, e basta veramente, veramente poco a essere percepiti come inadatti ad avere qualsiasi tipo di partner e non averne. E quindi si parte da premesse false e si arriva a conclusioni false, o viene patologizzato e quindi ci si comincia a chiedere di quale disturbo soffre il mio paziente che, poverino, non riesce ad avere rapporti sessuali, e si va ancora una volta su una strada sbagliata, perché paradossalmente patologizzando, salvo che in alcuni casi sì, certamente ci può essere una patologia che impedisce di avere una vita sentimentale e sessuale normale, ma in moltissimi altri casi è un fattore contestuale, cioè dipende dalla società in cui si vive. Mi sembra che molti dei miei colleghi pretendano di vivere in una società ideale, o meglio ancora pretendano di vivere nella simulazione di Assassin's Creed prima del caricamento del livello, cioè uno spazio totalmente bianco, vuoto, in cui la statistica, i grandi mutamenti sociali, quello che piace tanto a molte mie colleghe, quello che Bronfenbrenner chiamerebbe cronosistema, non esiste. Noi viviamo in un vuoto popolato dalle nostre idee, dalle nostre abilità, dalle nostre aspirazioni. E invece no, non è affatto così. Quindi non si può patologizzare quello che invece è espressione di una società e di come è strutturata, e di come si è strutturata nel tempo e nei cambiamenti. Oppure il disturbo oppure il problema viene addirittura minimizzato, cioè si dice al paziente sì, ma non è così importante, cioè alla fine della fiera, se anche arrivi a 40 anni vergine o arrivi a morire come un monaco, anche se tu non volevi affatto essere un monaco, tu volevi essere un membro normale della società. E quindi si dice a questo paziente devi tenere duro, cioè forse non era per te, te la tieni, è bella lì. Che può essere anche un messaggio stoico che io posso anche approvare, ma deve essere accompagnato da una filosofia fortissima, perché rinunciare, per così dire, ai piaceri terreni è una decisione che di solito viene presa a seguito di una grossa riflessione interna, filosofica o religiosa, cioè una grossa rinuncia. Noi non possiamo dire a un paziente che non vuole fare questa rinuncia, sì, facci i conti. Cioè, può anche non pagare un professionista a questo punto, se la risposta deve essere questa, basta che vada ai suoi amici e gli dicono la stessa cosa. Anche perché questo messaggio non è importante, non è una cosa così fondamentale nella vita. Avrebbe senso se vivessimo tutti in una società strutturata in modo molto diverso. Mi verrebbe da dire medievale, sarebbe un'espressione ignorante perché il Medioevo non era così. Però certamente era un'epoca in cui c'era meno, come dicevo all'inizio, meno sbandieramento e meno stimoli. C'è un bellissimo libro, forse il mio libro preferito, che è Sottomissione di Welbeck, in cui Welbeck verso la fine dice che per ridurre gli appetiti sessuali degli uomini alla fine non è difficile, basta rimuovere dalla loro vista, lo scrive in spagnolo, tetas y culo. E ha ragione, veramente basta togliere stimoli visivi. Però se invece gli stimoli visivi e uditivi e tattili e di tutti i tipi sono una costante, perché dappertutto ci sono corpi da scopaggio, ci sono siti su siti anche non apertamente pornografici, ma normali, in cui è un continuo dimostrare corpi da scopaggio, mostrare come un uomo vero è un uomo che tutto sommato ha accesso a questi corpi. Siccome è questo il mondo ed è questa la società che vive il paziente, se gli vogliamo dire che non è così importante perdere la verginità, gli dobbiamo però anche dire sì, non è importante, però ecco qui a te un biglietto verso, non mi viene neanche in mente una destinazione possibile dove questo è ancora vero a tutt'oggi. Non credo che ci sia più un angolo di mondo in cui non è importante, si può vivere anche senza, e gli stimoli sono minori. Forse in Groenlandia, no, ma neanche. Forse con i pinguini in Antartide. Ecco, gli si dà un biglietto per andare a lavorare in una stazione isolata da tutti, senza internet, perché se non abbiamo fatto niente, laddove veramente non è più così importante. In definitiva, che possiamo dire a queste persone, a cui va la mia comprensione, tra l'altro, come penso potete immaginare, che possa essere utile? Intanto la prima cosa è decodificare i messaggi negativi, cioè capire da chi arrivano questi messaggi eventualmente denigratori o derisori. A me è capitato un mese fa, quando ho ricominciato a fare video, che una persona ha usato contro di me
questo aggettivo in termini negativi. Non mi ha dato fastidio perché non ha centrato il punto, perché ha affermato una cosa falsa, però immagino che cosa avrebbe potuto causare a una persona che si è impegnata per fare un video di 1 ora in cui dava tantissimi punti di vista, più o meno corretti, ma comunque argomentati, motivati, si è impegnato per fare il meglio che poteva fare e dare un contributo alla società, poi arriva uno a commentare vergine, come se tutto quello che hai detto non ha valore. Ti viene voglia minimo di cavargli gli occhi. Oppure peggio ancora ti senti in difetto, dici sì, io ho detto tutto questo, sono intelligente, sono competente, so tante cose, sono impegnato, però è anche vero che questa condizione non me la posso togliere con le mie capacità intellettuali. Il primo passo è capire da chi arrivano questi messaggi, che tipo di persone usa questi messaggi, e ve lo dico io. Faccio un po' il presuntuoso, ve lo dico io. Di solito quelli che usano questo tipo di messaggi, quelli e quelle che usano questo tipo di messaggi, sono individui che hanno poco altro da dire. Cioè, se uno arriva a insultarvi perché non avete mai fatto sesso con una donna, è perché al 99% dei casi tutto quello che avete detto ha un senso. O forse magari non ha senso, però questa persona è talmente stupida che non ha neanche gli strumenti per andare a contestarlo da un punto di vista in qualche modo logico-cognitivo. E quindi si rifugia in un insulto che sa che forse, lancio di dadi, ma forse vi potrebbe ferire. Uguale, tale e quale, identico a quando eravate a scuola e i ragazzini, bulli o semplicemente stronzi, quando non avevano altri argomenti, tiravano fuori ciccione, magrolino, basso e via dicendo. Secondo punto, questo è più che altro per i professionisti. Io suggerisco, ed è quello che faccio, di pensare a questa perdita di verginità, che se è centrale per il paziente, e generalmente lo è, e i motivi li abbiamo visti, come un percorso. E quindi è nostro compito, è compito degli operatori della salute mentale, degli psicologi soprattutto, accompagnare la persona verso la perdita di questo stato. Cioè, se davvero ci tiene tanto, se davvero ci rendiamo conto che è centrale e che questo desiderio in realtà non maschera qualcos'altro, qualche altra mancanza, ma è proprio quello il problema della persona che si sente incompleta, possiamo vederlo come un accompagnamento simile a quando si accompagna un paziente verso il cambiamento di lavoro, verso il superamento di una relazione che è finita male, verso la nuova vita dopo un divorzio, e quindi sostenerlo nel percorso, e eventualmente anche nei limiti di quello che è consentito dalla nostra professione e anche dal buon gusto, dargli dei consigli su quello che potrebbe essere utile fare se uno ha cognizione o si è mai trovato in una condizione simile e quindi può dare dei consigli utili. E ora mi rifaccio al gergo dei red pillati, la scala verso l'ascesa. Noi possiamo essere strumentali nell'aiutare la persona a salire quella scala in modo quanto più possibile indolore e con meno cadute possibili. E poi in ultimo, questo è un consiglio che è tutte e due le cose, è un consiglio mio personale, eventualmente ai miei colleghi e anche ai pazienti che hanno, o ai pazienti o a persone che non sono pazienti ma stanno ascoltando e stanno cercando di trarre il possibile da questo video. Io capisco sia cognitivamente che personalmente che intuitivamente che cosa significhi trovarsi in una condizione in cui non si ha quello che altri, magari altri di una mediocrità assoluta, hanno apparentemente per diritto concesso dall'alto. Però vi vorrei ricordare anche che le cose concesse per diritto dall'alto, in cui la persona neanche si pone la questione di come ci è arrivato, danno una certa gioia. Perché c'è una gioia nell'avere cose multiple con semplicità, senza dover sollevare un dito. Un'altra citazione da un libro che mi è piaciuto molto, che è Sabato di Ian McEwan, in cui il protagonista dice che ottenere le cose senza sforzo è l'invidia di qualsiasi re e tiranno. E questo è vero. Però è anche vero che le cose ottenute così si dimenticano in fretta e il piacere che se ne trae spesso è un piacere di tipo edonistico che non lascia grandi segni nell'anima e nella mente. Se voi invece arrivate a questo obiettivo che vi siete posti, che credete sia importante prima di tutto per voi e poi anche per essere a tutti gli effetti membri della società, se credete che questo vi possa portare a essere membri della società, questo è un obiettivo invece raggiunto con lavoro e fatica. E gli obiettivi raggiunti con lavoro e fatica, e non è morale cristiana, è davvero un concetto che esiste anche dal punto di vista psicobiologico,
sono gli obiettivi che danno più soddisfazione. Quindi, in sostanza, anche con l'aiuto di qualcuno, anche da soli, come preferite, come vi fa sentire più a vostro agio e anche in base alla disponibilità che avete, sia emotiva che materiale, continuate a provare. Perché, come avete appena visto, c'è gente che dà valore a questo percorso, c'è gente che riconosce la sofferenza di stare in una condizione che veramente è poco considerata dalla società nel suo insieme. Per oggi abbiamo finito. Io spero che quello che ho detto possa lasciare un segno positivo o comunque influenzare verso il meglio qualcuno, e quelli che non soffrono direttamente di questo problema o ne hanno sofferto e l'hanno superato o non si pongono neanche la questione possano trovare utile e informativo quello che ho detto, e che magari la prossima volta che hanno a che fare con una persona che invece ne soffre abbiano più strumenti per empatizzare. E quando dico empatizzare non intendo nel senso moderno di diventare altro, ma provare davvero a condividere una parte della sofferenza altrui per essere entrambi migliori. Fino al prossimo video io vi ringrazio e come al solito state in salute.